Il progresso è parte della nostra vita quotidiana. Motori aeronautici, dischi, GPS, lettori ottici. Sono tecnologie ormai di uso comune e tutte esistono grazie alle scoperte di un uomo. Albert Einstein, il fisico più stimato e venerato del XX secolo, celebre a tal punto che la sua sola immagine fa incassare milioni di euro l'anno. Albert Einstein ha rivoluzionato la fisica, ridefinendo la geometria dell'universo appena un secolo fa. Come ci è riuscito? Chi era questo bambino che all'età di 5 anni rimase affascinato da una bussola? Questo fanciullo che sognava di cavalcare un raggio di luce, un uomo determinato, assalito da interrogativi semplici, ma che fecero di lui un genio. Fuori c'è un mondo vasto, che esiste indipendentemente da noi esseri umani e che ci sta di fronte come un grande, eterno enigma, accessibile solo in parte alla percezione dei nostri sensi e al nostro pensiero. La sua contemplazione mi attirò come una promessa di liberazione. Il possesso intellettuale di questo mondo extrapersonale mi balenò alla mente in modo più o meno consapevole, come la meta più alta fra quelle concesse all'uomo. Gli amici che non si possono perdere sono gli uomini del presente e del passato, che avevano avuto la stessa meta, con i profondi orizzonti che avevano saputo dischiudere. La strada verso questo paradiso non è comoda o invitante come quella del paradiso religioso, ma si è dimostrata una strada sicura e non ho mai rimpianto di averla scelta. Einstein nacque in piena rivoluzione industriale. Il XIX secolo era ricco di progressi tecnologici e scientifici. Mentre la popolazione si spostava in carrozza, gli studiosi comprendevano l'importanza dell'elettricità, da poco adottata dalla maggior parte delle industrie. Thomas Edison, con la sua lampadina elettrica, aveva acceso la curiosità di molti ricercatori. La corrente elettrica poteva muovere l'ago di una bussola. Nacque una nuova scienza, una che studiava forze invisibili a occhio nudo, svelando l'infinitamente piccolo e con esso la teoria dell'elettromagnetismo. Albert fu cresciuto dal padre Hermann Einstein, proprietario col fratello Jakob di una ditta di ingegneria elettrica, e dalla madre Pauline Koch, appassionata di pianoforte, che gli trasmetterà l'amore per la musica. Cresciuto in compagnia della sorellina Maya, Albert era un bambino solitario, dal carattere forte e con un disturbo nell'apprendimento linguistico. A 3 anni Albert parlava poco rispetto ai bambini della stessa età. Era quello che oggi si definisce parlatore tardivo. I suoi genitori erano piuttosto allarmati e temevano che avesse qualcosa che non andava. Forse, come meccanismo compensativo, sviluppò una capacità di analisi visiva acuta che, nel corso della vita, gli permise di rappresentare alcuni concetti astratti, specie quelli attinenti al campo della fisica, tramite immagini concrete. Albert si interessò presto alle cose astratte. Un giorno, nel 1883, a 5 anni, si ammalò. E in quell'occasione Suo padre gli regalò una bussola. Quello fu per lui un momento davvero importante che diede una svolta decisiva alla sua vita. Ricordo che quell'esperienza mi fece un'impressione durevole e profonda. Dietro alle cose doveva esserci un che di profondamente nascosto. A quel tempo il giovane Albert trascorreva ore a contemplare il funzionamento della bussola. Si interrompeva solo per dedicarsi alla lettura di un libro di geometria donatogli da suo zio Jakob. Sembra quasi che questi 2 regali abbiano predetto in un certo senso la sua intera vita. Da una parte la comprensione dell'elettricità e del magnetismo, dall'altra la rivoluzione della concezione delle relazioni geometriche applicate al mondo.
Sebbene sin da piccolo fosse affascinato dai misteri della natura e della geometria, il giovane Albert non amava la scuola, anzi sembrava detestarla. Aveva intuito che, in sostanza, la scuola funzionava più o meno così. Io ti dico cosa fare e tu lo fai perché lo dico io. E questo era del tutto inaccettabile per il suo modo di pensare e di essere. Il suo rendimento era eccellente in materie come la matematica e la fisica, al punto che, rispetto a tutti i suoi compagni di classe, era incredibilmente avanti e per questo è probabile che si annoiasse durante le lezioni. Credo che di certi argomenti ne sapesse quanto i professori, ai quali ovviamente la cosa non andava a genio, perché il brillante giovanotto, in un certo qual modo, poteva mettere in discussione la loro figura. Anche per questo, col tempo, ha sviluppato una totale mancanza di rispetto, una vera e propria avversione nei confronti delle autorità. Bene o male, gli anni passarono e Albert riuscì a cavarsela nella scuola tedesca che detestava. Aveva un sogno: frequentare il Politecnico di Zurigo e arrivare a comprendere l'universo. Quando la ditta del padre fallì, i genitori partirono per iniziare una nuova attività a Milano, affidando il giovane ai parenti. A 14 anni Albert aveva fatto molta strada come autodidatta e frequentava i corsi del ginnasio. Era assai determinato. Con i genitori lontani, Albert fece di tutto per abbandonare quella scuola tedesca che tanto detestava. E gli insegnanti lo accontentarono di buon grado. Così comprò un biglietto per Milano e viaggiò fin lì tutto solo. Si presentò davanti ai suoi genitori, ma loro non furono affatto felici della sua decisione. Erano preoccupati. Cosa avrebbe fatto? Non aveva conseguito il diploma e per questo non sarebbe potuto entrare all'università. Tutti i piani che avevano per l'istruzione del figlio erano appena andati in fumo. Albert era felice di aver lasciato quella scuola, ma così facendo rischiava di non poter accedere all'Istituto Politecnico. Hermann e Pauline erano disperati. Che ne sarebbe stato di loro figlio? Ai due era rimasta una sola alternativa. C'era una scuola in Svizzera, ad Aarau, che avrebbe permesso ad Albert di conseguire il diploma, indispensabile per essere ammesso al Politecnico di Zurigo. Quindi Albert raggiunse Aarau, dove fu ospite di un suo precettore, il professor Winteler. Da subito sembrò ambientarsi bene al nuovo contesto. La differenza sostanziale tra la scuola tedesca e quella di Aarau consisteva nel fatto che quest'ultima era di gran lunga più liberale. Era così perché l'istituto si prefiggeva come obiettivo principale quello di aiutare gli studenti a crescere, a sviluppare opinioni proprie e idee proprie. Una differenza incredibile rispetto al precedente metodo del fai quello che ti viene detto perché è così che ti ordino. Lo spirito quindi era del tutto diverso, più democratico in un certo senso e a quanto pare Albert iniziò ad amare questo tipo di scuola. È un vero miracolo che i metodi moderni di insegnamento non abbiano ancora del tutto soffocato la sacra curiosità della ricerca, poiché questa delicata pianticella, oltre che di stimoli, ha bisogno di libertà, senza la quale si corrompe e muore. È un grave errore pensare che la gioia di osservare e di cercare possa essere indotta dalla coercizione e dal senso del dovere. Albert si trovava in un ambiente adatto a lui. Finalmente poteva esprimersi, condividere osservazioni, intuizioni e deduzioni. Cambiò. Non reprimeva più le sue idee, anche le più stravaganti, e la sera suonava il violino con tutta la famiglia Winteler, ma il suo rapporto con l'autorità non subì evoluzioni. Non aveva particolare rispetto dei propri docenti. Insomma, egli era un critico nato, uno scettico.
La differenza è che ad Arrow i suoi professori dicevano: va bene, lasciamo che sia critico, lasciamo che veda le cose a modo suo. Critico, scettico, ribelle all'autorità. Questi tratti bastano a spiegare il genio di Einstein? Credo che la maggior spinta avvertita dagli uomini verso le arti e la scienza venga dal bisogno di fuggire dalla vita quotidiana, ruvida e monotona, per trovare rifugio in un mondo popolato da immagini di loro creazione. Mettere le immagini al servizio della scienza era il metodo preferito del giovane Albert. Un giorno, assorto nelle sue riflessioni mentre passeggiava osservando la natura, si domandò cosa accadrebbe se un uomo cavalcasse un raggio di luce. Riguardo alla velocità, formulò questo pensiero: dato un fascio luminoso che viaggia alla velocità della luce, se procedessi parallelamente a questo raggio, o se mi ci trovassi sopra, quasi a cavalcarlo, come vedrei gli altri raggi luminosi? Andranno tutti alla velocità della luce. Poi capì che in questo modo non avrebbe più visto la luce perché sarebbe rimasta fissa. E una luce che rimane immobile non esiste. Quindi cosa c'era di sbagliato nel ragionamento? Per Albert, la prima risposta non era possibile, perché partiva dal presupposto che il fascio luminoso dovesse seguire le regole della meccanica classica, stabilite da Galileo nel XVII secolo. Supponiamo di trovarci su un treno che viaggia a fianco di un altro. Se due treni si muovessero simultaneamente in linea retta e alla stessa velocità costante, senza sistemi di riferimento esterni, sarebbe impossibile stabilire che siano in movimento. Guardando da un treno all'altro, entrambi sembreranno fermi. Albert dedusse che, cavalcando un raggio di luce, gli altri sarebbero sembrati immobili. Se così fosse, però, non ci sarebbe luce, perché la luce è un'onda che si propaga a velocità costante, a prescindere dalla sua direzione. Per lui divenne un pensiero fisso. Alla fine dell'anno conseguì il diploma e fu ammesso al Politecnico di Zurigo. Era felice. Appassionato di luce e magnetismo fin da piccolo, finalmente poteva ottenere le risposte che cercava, ma la delusione era dietro l'angolo. Ben presto si accorse che la materia per la quale egli provava il massimo interesse, ovvero la fisica teorica moderna, all'epoca non veniva affatto insegnata in quell'istituto, perché lì si formavano docenti e ingegneri. A questi ultimi veniva insegnato che funziona in un certo modo, secondo determinati calcoli, che quello è l'edificio e come sarebbe rimasto in piedi. Ma per Einstein la domanda era: perché l'edificio rimane in piedi e perché si fanno questi calcoli? Era quello l'aspetto che gli interessava di più. Einstein era un giovane molto ambizioso. Durante gli studi universitari presso il Politecnico di Zurigo, preferiva saltare i corsi di alcuni professori perché li riteneva obsoleti dal punto di vista della fisica, e per questo preferiva studiare per conto proprio gli ultimi articoli di alcuni tra i migliori scienziati dell'epoca. Albert cercava senza sosta una soluzione al problema della cavalcata del raggio luminoso e si immerse nella lettura di James Clerk Maxwell. Questi, nel 1864, aveva messo a punto delle equazioni che spiegavano come elettricità e magnetismo interagissero. Secondo Maxwell, la materia è composta da particelle di carica positiva e negativa. La carica elettrica, spostandosi, genera corrente elettrica. Oppure una particella carica crea intorno a sé un campo elettrico, e quando essa si muove e oscilla, dà origine a un campo magnetico. In base a questa teoria, la variazione nel tempo di un campo elettrico e di un campo magnetico genera un'onda elettromagnetica che si propaga nello spazio vuoto a una velocità costante pari a quella della luce. 299.792.458 metri al secondo.
Inoltre, secondo Maxwell, la propagazione delle onde elettromagnetiche e quindi della luce sarebbe il risultato della vibrazione dell'etere, sostanza immaginata come supporto fisico dei campi, priva di peso, attrito e colore. L'etere andava a occupare lo spazio assoluto di Newton, il vuoto. La sua esistenza appariva necessaria ai fisici del XIX secolo, poiché forniva un supporto per la propagazione della luce, proprio come l'aria permette al suono di diffondersi o l'acqua alle onde del mare. Pur concentrato su letture e ricerche, Albert non disdegnava i piaceri della vita. In classe insieme a lui c'era una ragazza, si chiamava Mileva Maric, originaria dell'impero austro-ungarico. Credo che all'inizio Albert cercasse solo qualcuno con cui parlare dei suoi interessi, dei suoi pensieri, della scienza e della fisica. Il loro rapporto, dapprima epistolare e formale, si trasformò in amicizia. Poi, lentamente, si avviò verso ben altri sentimenti, per così dire. Albert era felice ma preoccupato. Le teorie del grande Maxwell, padre fondatore dell'elettromagnetismo, gli sollevavano dei dubbi. L'elettricità e il magnetismo di Maxwell, comunemente intesi, portano a una simmetria che non sembra essere presente nella realtà sperimentale. Ma cosa significa questo? Non c'era niente di sbagliato nelle equazioni di Maxwell, ma Einstein era perplesso. Immaginate di avere un solenoide attaccato a una lampadina e un magnete. Se con un movimento rettilineo e uniforme spostassimo il solenoide verso il magnete, la forza generata dal campo magnetico solleciterebbe le cariche della bobina in movimento, producendo corrente elettrica e la lampadina si illuminerebbe. Se invece provassimo a muovere il magnete verso il solenoide, all'approssimarsi del campo magnetico si genererebbe un campo elettrico, il quale farebbe muovere le cariche, procurando così la corrente che illumina la lampadina. Due spiegazioni completamente diverse per un solo fenomeno. È una di quelle cose che Einstein odiava. Egli era solito iniziare i propri articoli con questo concetto. Pensate ci siano due spiegazioni? Vi dimostrerò che in realtà è una sola. Doveva assolutamente capire il motivo di tale asimmetria. Come spesso faceva quando un problema lo turbava, Albert passeggiava per le campagne di Zurigo. E se l'errore fosse stato l'etere? Quel supporto immaginario che sembrava così indispensabile? La luce ne aveva davvero bisogno per muoversi nello spazio assoluto. Mentre Albert affinava questa idea, ricevette una comunicazione dall'università. Aveva ottenuto la laurea, ma non era che una formalità sancita da un esame assurdo. Secondo il suo modo di pensare, non aveva alcun senso venire esaminato sulle cose appena apprese. Era ovvio che potesse ripeterle, ma il punto era cosa ne pensava lui, come le interpretava. Del resto, quel che desiderava prima di tutto era ottenere una cattedra, lavoro che gli avrebbe permesso di dedicarsi alla ricerca e alle sue riflessioni. Ma l'Università di Zurigo gli aveva appena negato un posto da docente. Aveva inizio un periodo difficile. Dopo aver concluso gli studi, probabilmente a causa della sua attitudine ribelle nei confronti dell'autorità, non riusciva a trovare lavoro da nessuna parte. Non ottenne un posto all'università come assistente e nemmeno al liceo. Fece numerosi tentativi, diede persino lezioni individuali, cosa che per un po' sembrò funzionare. In parole povere, era rimasto al verde. Albert era devastato e umiliato.
La persona che soffrì maggiormente per la situazione fu il padre di Einstein. Suo figlio, pur così dotato, non riusciva a entrare nel mondo accademico. Scrisse persino ad alcuni grandi scienziati, supplicandoli di prendere suo figlio come assistente. Fu un momento molto difficile. Albert non intendeva darsi per vinto. Continuava a inviare candidature in Svizzera, in Germania e per rilassarsi si immergeva nelle ricerche scientifiche o suonava il violino. Ma la sorte non fu benevola. Nella primavera del 1901 Mileva rimase incinta. Per quanto fossero entusiasti, questo li metteva nei guai perché all'epoca aspettare un figlio fuori dal matrimonio non era affatto ben visto. Fu una vera catastrofe e nemmeno le nozze avrebbero potuto sanare la situazione, visto che entrambi non possedevano nulla. Come se non bastasse, i genitori di Albert erano contrari alla loro relazione, specialmente la madre. Non voleva proprio saperne. Così Mileva dovette fare ritorno alla propria famiglia, non aveva altra scelta. Albert era alle strette. Come poteva garantire il sostentamento della famiglia se le università lo rifiutavano? Chi erano loro per disprezzarlo a tal punto? Come poteva fare? Dovrà la sua salvezza a Marcel Grossman, matematico e compagno al Politecnico. Grazie a lui Albert era riuscito a recuperare le lezioni saltate e a superare gli esami, e ancora una volta fu Marcel a tirarlo fuori dai guai. Credo che Grossman sia stato il primo a ritenere che Einstein avesse un enorme potenziale per diventare uno scienziato, e lo disse a suo padre, un uomo molto facoltoso. Il signor Grossman conosceva il direttore dell'ufficio brevetti di Berna, l'ufficio federale di Berna. Gli chiese la cortesia di avvertirlo qualora un posto fosse divenuto disponibile in futuro, in modo che lo avrebbe detto ad Einstein, il caro amico del figlio. Qualche mese dopo, Albert inviò la sua candidatura e si trasferì a Berna. Mileva diede alla luce la piccola Lise il 4 febbraio del 1902. Alla fine è venuta fuori una piccola Lise come volevi tu. È sana? Riesce a piangere forte? E che occhietti ha? A chi di noi due somiglia di più? Quando starai un po' meglio devi farle un ritratto. A Berna, Albert prese in affitto un appartamento dove stare con la famiglia, grazie ai proventi di qualche lezione privata. Finalmente, nel giugno del 1902, iniziò il suo nuovo incarico presso l'ufficio brevetti di Berna. Con sua grande sorpresa, questo lavoro così lontano dal mondo accademico gli piaceva. Era entusiasta della nuova occupazione, ne apprezzava vari aspetti, ma credo che gli piacesse particolarmente studiare i brevetti. In un certo senso, era come avere un posto in prima fila nella parata delle invenzioni moderne, come radio, orologi, ogni tipo di congegno meccanico. Il signor Teller, responsabile dell'ufficio brevetti, gli disse di essere estremamente critico e di mettere in discussione il punto di vista dell'inventore, il che veniva spontaneo ad Einstein. Nel XIX secolo l'elettricità e i progressi dell'elettrodinamica contribuirono allo sviluppo industriale e ben presto si aggiunse l'invenzione della locomotiva e delle macchine a vapore. Le reti ferroviarie si svilupparono in tutto il mondo, sollevando nuovi problemi. C'erano treni che viaggiavano in Russia, Canada, Stati Uniti, Europa, attraversando vaste zone da est a ovest. A quel tempo ogni cittadina aveva il proprio orario, perciò quando il treno arrivava la domanda era sempre la stessa. Il treno parte alle 2:36, di quale città? Le 2:36 di dove è partito o le 2:36 di dove arriverà? C'era parecchia confusione, ma non era un problema finché circolava soltanto un treno. Però cosa sarebbe successo se due treni si fossero incrociati?
In questo caso, al punto di intersezione, abbiamo l'ora della città situata presso il punto medesimo, l'ora di una corsa e quella dell'altra. È chiaro che si tratta di un problema enorme quando si cerca di costruire una rete ferroviaria. Albert era in prima linea per quanto riguardava i problemi pratici del suo secolo. Finalmente la fortuna gli sorrideva. Aveva uno stipendio decoroso e riceveva continui stimoli dalle idee degli inventori, così da poter riflettere sulle teorie scientifiche. Dopo un periodo di inserimento, Einstein imparò a svolgere il lavoro richiestogli, ovvero esaminare i brevetti e ricapitolarli, ma solo la mattina, perché doveva dedicare il pomeriggio a riflettere sui dilemmi della fisica fondamentale. Finalmente poté sposare Mileva, che lo raggiunse, ma senza Lise, la loro figlioletta. Fu data in adozione? Morì in seguito a una malattia? Nessuno ha mai saputo la verità. Albert non ne parlerà mai e non lascerà mai trapelare niente. Si rifugiò nel lavoro e negli incontri con gli amici Konrad Habisch e Maurice Solovin, durante i quali parlavano di letteratura e musica. Il circolo, che loro chiamavano Accademia Olimpia, ha avuto un ruolo importante per Einstein. Insieme non discutevano di equazioni o di risultati tecnici da perfezionare, ma leggevano libri classici o di scienza e parlavano di cose come la definizione di spazio, tempo e legge fisica, dei fondamenti del principio di induzione nella filosofia sperimentale. Tutto ciò offrì ad Einstein una grande libertà di pensiero per rinnovare i fondamenti della fisica. Einstein era tormentato da un pensiero. Che cos'è il tempo? Il tempo che passa è inesorabile e che non offre risposta a questo interrogativo. Perché la relatività di Galileo sosteneva che il suo raggio di luce restasse fermo? Era impossibile. Come lo stesso fenomeno può avere due spiegazioni diverse? Altra cosa impossibile. Nuovamente padre, Albert cercava di conciliare le sue ricerche con la vita familiare. Riprendiamo. Considerato quanto dice Maxwell, padre dell'elettromagnetismo, la velocità della luce è sempre pari, arrotondando a 300 milioni di metri al secondo. Un raggio di luce mi sembrerebbe immobile se viaggiassi accanto a lui? I principi della fisica stabiliti da Galileo e Newton sembrano affermare che esiste solo uno spazio assoluto, solo un tempo assoluto. Tempo e spazio sono dati fissi e universali. Ciò implica che le distanze sono assolute. Posso quindi calcolare le velocità. Immagino un treno che avanza in linea retta a una velocità costante. Ipotizziamo di 5 metri al secondo. Se mi trovassi a bordo, senza riferimenti esterni, non percepirei il movimento, penserei di essere fermo. Poniamo che io lanci una palla alla velocità di 1 metro al secondo. Per chi è fuori dal treno, la palla andrebbe a 1 più 5 metri al secondo. È il sistema della composizione delle velocità. Applichiamo la stessa regola a un raggio di luce. Il treno avanza sempre alla velocità di 5 metri al secondo. Se nel treno lanciassi un fascio luminoso, questo andrebbe alla velocità di 300 milioni di metri al secondo. Ma per chi è fuori dal treno, il raggio di luce viaggerebbe a 300 milioni di metri al secondo più 5. In questo caso la velocità della luce non è costante, non può essere. Contrariato, si chiuse nel proprio ufficio. Passeggiando nella parte alta di Berna col suo nuovo amico Michele Besso, gli confidò le sue ultime riflessioni.
Non aveva bisogno di confrontarsi con gli altri per essere creativo. Era come se gli interlocutori fossero per lui una cassa di risonanza. L'atmosfera che si creava stimolava il suo cervello continuamente e gli era di grande aiuto. Gli pose un interrogativo. Se Newton e Galileo avessero sbagliato? Impossibile, rispose Besso. La relatività galileiana è la base da 200 anni. Ma ad Albert non interessava questa risposta. In lontananza vide un campanile e gli sovvenne un'altra domanda. Due avvenimenti simultanei rimangono tali anche per due osservatori che si trovano in posti diversi? Per Besso la risposta era evidente. I concetti fondamentali di spazio e tempo si ritenevano ormai del tutto sviscerati. Fin dai tempi di Newton si credeva di sapere cosa fossero il vero spazio e il vero tempo e che la percezione di due eventi simultanei non poteva non essere la stessa per tutti. Albert si arrovellava su questo pensiero, ma un giorno, dopo una notte agitata, si svegliò in preda a un'insolita esaltazione. Diceva di aver ricevuto un'illuminazione improvvisa e di sapere esattamente come risolvere il problema. La simultaneità infatti non esiste, o meglio, esiste solo se due eventi avvengono nello stesso posto. Mentre osservava l'ora sul campanile, Albert immaginò di trovarsi altrove, lontano da qualcuno che stava ai piedi del campanile. E il fatto che l'orologio indicasse le 5 poteva essere constatato da entrambi gli osservatori. I due avvenimenti sembrano simultanei, ma non lo sono. Bisogna tener conto del fatto che le due persone vedono l'ora perché la luce trasmette loro l'informazione. La luce percorre 300 milioni di metri in un secondo. Chi si trova a 5.000 metri dal campanile riceve l'informazione dalla luce in 1667 centinaia di milionesimi di secondo. Chi invece si trova a 5 metri la riceve in appena 2 centinaia di milionesimi di secondo. L'osservatore più vicino vede l'ora prima di quello più lontano. I due, perciò, ricevono l'informazione con una differenza di qualche centinaio di milionesimi di secondo. Benché tale differenza sia irrisoria per l'uomo, risulta enorme se rapportata all'universo e si rivela cruciale per un'azione che avviene velocemente e che necessita di misurazioni precise. Prima di Einstein, tutti credevano che il tempo fosse assoluto, come se nell'universo esistesse un invisibile orologio cosmico, rappresentato per alcuni dalla realtà fisica e per altri da una divinità esterna alla natura che scandiva lo scorrere assoluto del tempo. Mettendo in dubbio la simultaneità, Albert poteva fare altrettanto con il concetto di tempo e per questo formulò due principi. Se la velocità a cui mi muovo è costante, non potrò mai dire se sono io a muovermi rispetto al mondo esterno o viceversa. La luce viaggia sempre alla stessa velocità, indipendentemente da quella dell'osservatore. Questi principi divennero i pilastri della sua teoria della relatività, che cambiò la nostra concezione del tempo e dello spazio. Supponiamo di avere 3 locomotive che si spostano insieme separate dalla stessa distanza, prima A, poi B, poi C, secondo un movimento rettilineo uniforme e che dunque non subiscono alcuna interazione, nemmeno gravitazionale. Su ogni treno c'è un orologio, sulla banchina si trova un osservatore. Abbiamo quindi 2 sistemi di riferimento, quello del nostro osservatore sulla banchina e quello delle 3 locomotive. Gli orologi non segnano la stessa ora, bisogna sincronizzarli. Per questo il treno B invia un segnale luminoso ai treni A e C che ricevono l'informazione. È mezzogiorno in punto. A, B e C non percepiscono il movimento, si vedono fermi. A e C ricevono insieme il segnale luminoso che indica loro lo scoccare del mezzogiorno. A e C sincronizzano gli orologi. L'osservatore sulla banchina, altro sistema di riferimento, non vede affatto la stessa cosa. Quando il capotreno invia il segnale che indica mezzogiorno, C va incontro al segnale, mentre A si allontana. Per l'osservatore, C riceve per primo il segnale.
L'orologio di C segnerà quindi le 12, mentre l'orologio di A non sarà ancora sincronizzato. Quando A avrà ricevuto il segnale e segnerà mezzogiorno, l'orologio di C sarà avanzato del tempo che il segnale avrà impiegato per raggiungere A. I due eventi non avvengono simultaneamente per l'osservatore. Il treno in testa è in ritardo rispetto a quello in coda e gli orologi non sono sincronizzati. Nel sistema di riferimento in cui gli orologi sono fermi, sono sincronizzati, ma secondo l'altro in cui si muovono non lo sono affatto. La simultaneità dipende dalla posizione e dallo stato di moto. La meccanica classica non ne teneva conto. Quindi il tempo è relativo. Ma che ne è dello spazio e delle equazioni di Maxwell? Del solenoide e del magnete, le cui equazioni cambiano a seconda del punto di vista in cui ci si pone? Albert risolve anche quel problema. Eliminò l'etere e di conseguenza lo spazio assoluto. Da lì in avanti anche lo spazio divenne relativo. L'approccio usato da Einstein era del tutto rivoluzionario. Infatti, leggendo le pubblicazioni degli altri scienziati che si occupavano di questa teoria, nota in futuro col nome di relatività ristretta, possiamo constatare che erano tutte fondate sui concetti tradizionali di spazio e tempo assoluti. In pratica, Einstein aveva affrontato il problema da un'altra prospettiva. Si era posto degli interrogativi che solo un bambino avrebbe concepito. Che cos'è lo spazio? Cos'è il tempo? Cosa significa simultaneità? La sua percezione era diversa da quella degli altri. Comprendeva le cose fin nel profondo. Aveva un approccio mentale tutto suo che non si può imparare. O ce l'hai o non ce l'hai. Albert dedicò settimane alla stesura di un articolo intitolato Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento, detto anche relatività ristretta. Lo spedì alla più autorevole rivista scientifica dell'epoca, l'Annalen der Physik, e attese con ansia un riscontro, ma non accadde nulla e si rimise al lavoro. Il 1905 fu l'anno in cui Einstein ebbe una sorta di esplosione intellettuale. Il periodo tra il 1902 e la fine del 1904, in un certo senso, fu un tempo di incubazione che, boom, raggiunse il culmine nel 1905. Infatti, Albert pubblicò in rapida successione altri 4 articoli che per la fisica moderna si riveleranno importanti quanto la teoria della relatività ristretta. E uguale mc al quadrato. L'equazione E uguale mc al quadrato. E uguale mc al quadrato. E uguale mc al quadrato. Questa formula ci svela qualcosa di più sul concetto di materia, la quale a partire da Lavoisier, con la sua legge della conservazione della massa, era considerata come qualcosa di permanente. Pertanto, l'acqua ottenuta dallo scioglimento del ghiaccio avrà massa pari al cubetto iniziale, così come il vapore avrà la stessa del liquido non ancora evaporato. La nozione fondamentale secondo cui per secoli la materia era considerata qualcosa di permanente risultava falsa, perché secondo Einstein la materia poteva disperdersi, trasformarsi in energia. Il concetto di materia cambiò radicalmente. Albert stesso si interrogava sulla sua scoperta. Scrisse così all'amico Konrad Abisch: Di colpo mi sono ricordato che il principio di relatività associato alle equazioni fondamentali di Maxwell implica che la massa di un corpo è direttamente proporzionale all'energia che esso contiene. La luce porta la massa. È un pensiero allettante e seducente, ma non ho modo di accertarmi che il buon Dio non si stia prendendo gioco di me. Per arrivare a tale conclusione considerò un corpo che emetteva raggi luminosi in ogni direzione. La luce possiede una certa energia. Quindi questo corpo dovrebbe perdere energia emettendo luce. Secondo Einstein, la perdita di energia corrisponde necessariamente a una perdita di massa.
Generalizzando questo risultato teorico, egli concluse che ogni massa contiene un'enorme quantità di energia pari alla massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato, E uguale mc al quadrato. Dunque, l'energia può trasformarsi in massa e la massa può trasformarsi in pura energia con l'intervento di processi di disintegrazione a livello nucleare. Tale principio sarà messo in pratica anni dopo, con la bomba atomica. Un solo grammo di materia può liberare abbastanza energia per radere al suolo intere città. 1905. Albert si aspettava una reazione dal mondo accademico che però tardava a venire. Si dedicò allora al figlioletto Hans Albert. Ottenne anche una promozione all'ufficio brevetti e con essa un ottimo stipendio. Per lui una magra consolazione. 1906. Finalmente arrivarono i primi commenti alla relatività ristretta. Si era fatto conoscere, ma solo sulla carta. Nessuno lo aveva mai visto di persona, tranne l'assistente di Max Planck che aveva viaggiato fino a Berna per incontrarlo all'ufficio brevetti. Il bello fu che quando il signor Max von Laue, l'assistente di Planck, raggiunse l'ufficio e si trovò davanti Einstein, si disse perplesso: non può essere lui. Quell'uomo aveva solo 30 anni, non era uno di quegli anziani e pomposi professori che si aspettava. Il suo primo pensiero, che espresse tempo dopo, fu che non avrebbe mai immaginato che fosse lui la persona che aveva formulato quella teoria. Invece era così. Max Planck, stimato fisico tedesco, caporedattore della rivista Annalen der Physik. Albert non poteva immaginare che l'illustre fisico sarebbe divenuto suo sostenitore. Riacquisì fiducia in se stesso. Rinvigorito dalla corrispondenza con altri scienziati, sperava di ottenere una cattedra all'università. Einstein si rese conto del grande lavoro che aveva fatto. Senza dubbio era molto più di quanto avessero mai ottenuto i professori di Berna. Eppure loro insegnavano, lui no, qualcosa non quadrava. Nel frattempo riprese le ricerche, ossessionato da un'idea, la gravità. La sua teoria sulla relatività ristretta aveva un difetto. Si applicava unicamente a un universo di corpi in movimento a velocità costante all'interno di uno spazio vuoto, privo di gravità. Albert Einstein voleva semplificare il mondo, voleva formulare delle leggi della fisica in modo che non dipendessero da un particolare stato di moto, come il moto accelerato. Credeva che potessero esistere delle leggi valide in ogni condizione. La stessa teoria doveva essere applicabile a tutto nell'universo. Bisognava generalizzare la teoria della relatività ristretta. Come fare? Un giorno del 1907, ancora in ufficio, affacciato alla finestra, Einstein vide un operaio che riparava il tetto di un edificio. Ebbe un pensiero terribile. Si chiese: e se l'operaio precipitasse dal tetto e con lui il suo martello? Percepirebbe il mondo come se non ci fosse gravità. Voleva dire che maggiore è l'accelerazione, quindi l'aumentare della velocità con cui si cade, più la gravità si annulla. Einstein immaginò un ascensore con un uomo al suo interno. Se l'ascensore precipitasse in caduta libera, l'uomo avrebbe la sensazione di fluttuare, come in assenza di gravità, prima di sentirsi attirare al suolo a causa del campo gravitazionale terrestre. Se questo stesso ascensore si trovasse nello spazio dove il campo gravitazionale è nullo, l'uomo fluttuerebbe e se l'ascensore di colpo fosse tirato dall'alto, l'uomo finirebbe sul pavimento. In quel frangente, egli non potrebbe distinguere un'accelerazione dall'effetto prodotto dal campo gravitazionale. Einstein pensava che esistesse un'equivalenza tra gravità e accelerazione e che la gravità non fosse altro che una forma di accelerazione. Definì quest'ultimo come il pensiero più gioioso della sua vita. Un'ulteriore semplificazione: gravità e accelerazione erano una cosa sola. Cosa fare di questa equivalenza? Poteva aiutare Albert a capire come agisse la gravità?
Ecco un quesito interessante che lo porterà alla teoria della relatività generale. Ottobre 1909. Albert, finalmente conosciuto e stimato, fu chiamato a insegnare nell'Università di Zurigo. Ora avrebbe potuto dedicarsi alla propria ricerca a tempo pieno. Però non mancò mai di interessarsi ad altri argomenti scientifici, a volte in momenti sorprendenti. Arrivò anche il momento in cui Einstein fu invitato a tenere una conferenza in occasione del più importante incontro dei fisici dell'epoca in Europa. Era l'occasione giusta per entrare in scena. Gli venne chiesto di spiegare la teoria della relatività ristretta e lui rispose: «Sapete, credo sia tutto chiaro e non ci sia molto da spiegare. Preferirei parlare di qualcosa che né io né voi comprendiamo. Dobbiamo risolvere il problema delle radiazioni». Nessuno lo capì. Lui non propose una soluzione. Disse solamente: «Sentite, c'è un problema, io ci sto pensando, perché non lo fate anche voi?» Immerso nei tanti interrogativi, trovò il modo in cui mettere in atto gli elementi costitutivi della generalizzazione della teoria della relatività. Prima di Einstein, lo spazio era visto come qualcosa di rigido e inalterabile. Secondo la sua teoria, invece, lo spazio possedeva una connotazione elastica, si poteva deformare. Lui diceva che la massa, l'energia dei corpi secondo E uguale mc al quadrato, cambia forma intorno a noi. Grazie a Newton sappiamo che un corpo in movimento nel vuoto senza subire interazioni avanza a una velocità costante lungo una traiettoria rettilinea. Per modificare questo moto è necessario che una forza entri in azione. Per il moto della Terra si tratta della forza gravitazionale che il Sole esercita su di essa. Sembra quindi assodato che la Terra giri intorno al Sole a causa della forza gravitazionale che la stella esercita sul pianeta. Einstein eliminò la forza gravitazionale. Era la massa del Sole a deformare lo spazio-tempo che aveva una dimensione elastica. La Terra perciò seguirebbe la traiettoria più lineare possibile, ma in prossimità del Sole la deformazione spazio-temporale provocata dalla massa stellare farebbe sì che la traiettoria della Terra diventi curva. Di conseguenza, la massa modifica il tempo e lo spazio. Passare dall'idea alla concretizzazione di questa teoria non era semplice. Albert ci dedicò molto tempo senza grandi risultati. Per la gran parte degli scienziati la questione della gravità era stata sviscerata da Newton. Allora perché soffermarsi su questo? Come al solito, Albert si impuntò. La sua nuova teoria implicava così tanti presupposti che non riusciva a metterli insieme. Tecnicamente era difficile. Inoltre Einstein non aveva tutti gli strumenti matematici necessari. Ancora una volta il suo amico Grossman gli diede una mano, ma non fu sufficiente. Quali erano gli strumenti che gli avrebbero permesso di provare la teoria? Come era possibile reperirli nonostante l'isolamento? Nel frattempo, infatti, era scoppiata la guerra. A Berlino, durante la Prima Guerra Mondiale, quasi tutti i suoi colleghi e personaggi illustri come Planck, Hertz, Fritz Haber erano patrioti convinti che volevano la vittoria della Germania, con la quale si schierarono tenacemente. Al contrario, Einstein era un pacifista convinto, che riteneva di essere circondato da folli, da militaristi invasati. Così fu costretto a limitare ulteriormente le comunicazioni con i colleghi, chiudendosi nel suo mondo. 1915. Erano passati 8 anni. Albert si dedicava giorno e notte alle proprie ricerche. Come disse lui stesso molte volte, fu il periodo lavorativo più duro della sua vita, persino più duro del 1905, ma alla fine risolse il problema. Riuscì a fare chiarezza e a trovare una spiegazione esaustiva per la gravità che sostituisse quanto sostenuto da Newton sull'interazione gravitazionale. Credo sia stato uno dei momenti più importanti, se non l'apogeo della sua carriera, e sotto vari aspetti della fisica moderna. Si rese conto che, nonostante si trattasse di un lavoro di intelletto, in qualche modo aveva subito un forte stress, somatizzando anche a livello fisico.
un grande stress fisico, oltre che mentale. Una vera e propria performance intellettuale ottenuta forzando mente e corpo, che però lo aveva quasi ucciso, e non è un'esagerazione. Particolarmente provato, Albert era riuscito finalmente a tradurre l'universo in un'equazione. Ma una parte della comunità scientifica non vedeva di buon occhio questa nuova teoria. Qualche tempo dopo la pubblicazione della teoria della relatività generale, molti fisici la respinsero per via della complessità delle sue formule matematiche. Molti ritenevano che la fisica non fosse questo, che non servissero nozioni di matematica così elevate. Ironia della sorte, le formule matematiche a cui aveva dedicato tutto se stesso gli impedivano di ottenere il riconoscimento di alcuni colleghi, ma lui difese le sue teorie nel tentativo di svelare i misteri dell'universo. Prima di Einstein, nessuno aveva mai usato delle equazioni per descrivere la struttura dell'intero universo. Parliamo di tutte le stelle, delle galassie, dell'insieme dell'universo. Nel 1917 Einstein, dopo aver creato la teoria della relatività generale, si rese conto che questa stessa teoria era in grado di fornire un quadro descrittivo del cosmo. Egli era divenuto il creatore di una cosmologia scientifica. Bisognerà aspettare ancora qualche anno perché la teoria della relatività generale riceva l'attenzione meritata. Albert pensava si potesse dimostrare questa sua teoria attraverso un'eclissi solare. In una simile occasione si sarebbero potuti osservare i raggi luminosi di un gruppo di stelle deviati dalla massa solare, ottenendo così la prova della deformazione dello spazio-tempo. Nel 1919 un pacifista britannico di nome Eddington organizzò una spedizione per verificare le previsioni del suo collega pacifista tedesco. Il resoconto pubblicato dimostrava che il Sole, oscurato dalla Luna, sembrava respingere le stelle e il mondo impazzì. Fu una notizia drammatica per la Royal Society di Londra. Gli inglesi, appena usciti da una sanguinosa guerra contro i tedeschi, annunciavano che la teoria creata dal più grande genio inglese di tutti i tempi, Sir Isaac Newton, era stata confutata da una teoria ideata da un tedesco, il nemico da poco sconfitto. All'improvviso Einstein era sulla copertina di tutti i giornali. Si leggevano titoli come "Il cielo non ha più misteri, le stelle chinano il capo". Fu un momento straordinario, di quelli che restituivano qualcosa alla folla esausta e traumatizzata dalla guerra. Di colpo potevano guardare al cielo con speranza e in una sola notte Einstein divenne lo scienziato più famoso del mondo. Nel 1921 Albert ricevette il premio Nobel per una scoperta sensazionale che risaliva al 1905. L'effetto fotoelettrico, ma questa è un'altra storia. Penserete che osservi l'opera della mia vita con serafica soddisfazione. Tuttavia, vista da vicino, non è niente. Non sono convinto che uno solo dei miei concetti durerà nel tempo. Mi chiedo persino se sono sulla buona strada.